Cosa ne penso di Norkin? Cosa ne penso? Ho visto di sfuggita che è un brand, credo, presentato da poco, forse qualche anno. Ho visto che è fortissimo ed ha distribuzione nelle migliori gioiellerie e orologerie del mondo. Complimenti. So che chi c'è dietro, insomma. In generale non sono orologi il cui design insomma mi interessa particolarmente, così come onestamente mi piace poco anche il nome, ma insomma questo è un discorso completamente avulso e assolutamente soggettivo. Mi sembrano e sono sicuramente ottimamente realizzati, però non mi attirano, ma veramente poco. Dove puoi trovare il cappellino Omega che abbiamo in alcuni video? Io non ce l'ho, io ho un unico cappellino marchiato Tag Heuer e me lo hanno regalato acquistando un tag in boutique, in concessionario, da Mario Mossa, insomma. Che credo abbia anche dei cappellini Omega, normalmente si ottengono così in regalo come regalo da parte del concessionario nel momento in cui si fa un acquisto. In tantissimi poi se li rivendono perché sono dei morti di fame, fatemelo dire, ok, morti di fame, che per 50-100 euro si vendono un regalino, che poi che ci fate con questi 100 euro in più? Ma che ci fate? Che ci andate a mangiare la pizza il sabato? Boh, vabbè. Quindi se sei proprio se è necessario che tu lo acquisti, ne trovi sicuramente su eBay. Occhio ai falsi, perché ne girano tanti. Ma che ci fate con sti Tudor Royal mantiene il suo valore nel tempo? Credo di sì, in parte sì, è comunque un bel orologio blasonato, sempre richiesto, almeno per oggi è richiesto. Ci si perde davvero poco, credo. Anzi, con questi aumenti di listino, oggi l'ultimo, no? Avrete visto Tudor, Longines, credo anche altri, con questi aumenti di listino in poco tempo in realtà anche orologi meno richiesti, meno blasonati, come anche il Tudor Royal, che comunque rimane un Tudor economico, mantengono più facilmente il loro valore, naturalmente perché aumentano i listini. Quindi sì, insomma, mantiene abbastanza il suo valore, non credo ci guadagnerai mai un euro, però ecco, di sicuro non perdi tutto quello che hai speso se te lo dovessi rivendere. Che applicazione utilizzi o in che modo verifichi la precisione dei tuoi orologi? Ho utilizzato per anni, anche se poi utilizzato significa una volta al mese, forse di meno, l'applicazione per iPhone Timegrapher, che peraltro costa una trentina di euro. Funziona abbastanza bene, però è poco precisa, soprattutto perché come mi spiegava anche Stefano di Tic Tac Watch Channel, che è un orologiaio, il microfono dell'iPhone o comunque delle cuffiette è poco sensibile per capire l'amplitudine dell'orologio. Da alcuni mesi ho comprato un cronocomparatore su Amazon, credo il Weishi 1000 forse, credo costi 180, una cosa del genere. È un cronocomparatore che funziona bene, non benissimo, ma fa tutto quello che deve fare e lo fa in maniera abbastanza precisa e controllo con questo. Venderei tutti i miei orologi per uno solo? No, tutti no, però più volte ho voluto razionalizzare la mia collezione, più volte ho venduto diverse cose per tenerne poche, e anche oggi ne ho poche, ne ho praticamente 5 di quelli importanti acquistati insomma per collezione, e credo che sia un ottimo numero, e poi alla fine ne giro praticamente sempre con 2, e quindi anche lì 5 forse per me sono ancora troppi. Però un solo orologio non riuscirei, almeno 2 o 3 da cambiare anche per varie occasioni, uno sportivo e uno elegante credo ci vogliono. Hai visto la nuova collaborazione tra Blancpain e Swatch? Beh, non si parla di altro nelle ultime ore. Ho visto che non è ufficiale questa collaborazione con Blancpain, che poi dovrebbe essere il 50 Fathoms, anche se in realtà tutto fa credere
con ragionevole certezza che appunto la collaborazione sarà proprio così. L'ho vista e onestamente non so bene che pensare, devo essere sincero, perché un'operazione di questo tipo ha il solo scopo di fare cassa, è inutile prenderci in giro. Credo che i nobili scopi di far conoscere Blank Pen al grande pubblico siano un po' retorici e un po' utopici anche. È chiaro che lo scopo è quello di far cassa, che non è uno scopo biasimabile, qualsiasi azienda ha lo scopo di far cassa. Però mi domando se il Moonswatch è andato così bene perché tutti conoscono e amano lo Speedmaster e non tutti possono averlo, ma il 50 Fathoms chi lo conosce? Oh, sia chiaro, adesso arrivano i professori indignati, i veri collezionisti appassionati. Non è che nessuno conosce il 50 Fathoms, noi appassionati lo conosciamo tutti. Io non lo amo particolarmente perché ha un design, insomma, che non mi fa impazzire. Naturalmente ne riconosco pregi tecnici e storia, nonostante sia del gruppo Swatch da un bel po'. Però ecco, tutti quei ragazzini a fare la fila per il Moonswatch perché assomiglia allo Speedmaster, non ce li vedo tanto a fare la fila per un 50 Fathoms in plastica, perché ecco, è un orologio un po' più di nicchia, un po' più di appassionati. Anche se devo dire che credo che la voglia di resellerare qualsiasi cosa, anche i 50 Fathoms in plastica agli appassionati, farà vendere bene. Orologio più largo con rischio di qualche segno della corona sul polso, e dico anche che il bracciale ne risente da un punto di vista meccanico, perché se l'orologio è più largo e quindi pesa di più, ha un momento, si può dire un momento nell'indossare orologi, forse sì, comunque maggiore, e quindi fa più leva sul bracciale, chiaramente potrebbe rovinarlo prima. Ma in che senso prima? Magari in 20 anni piuttosto che in 30, però ecco, non è che si rovina dopo 2 giorni. Oppure è meglio indossarlo più stretto. Guarda, sono questioni puramente soggettive. Ti posso dire che io cambio idea come gira il vento. Alcune volte li porto un po' più larghi, è un mesetto che li porto aderenti al polso, che praticamente non si muovono ma senza stringere, dipende un po'. In questo momento li preferisco aderenti. Ciao, cosa ne pensi dell'HTD Coccobello, magari anche come piccolo investimento? No. Penso che sia un orologio molto fresco, nonostante questo non l'ho acquistato. Aspetto intanto il dollarone. Ho il cannoli in collezione che comprai usato su Subito alcuni anni fa, ero molto curioso e devo dire che ha rispettato completamente le mie aspettative, anzi mi è sempre sembrato un orologio, e anche a mia moglie, un orologio molto più blasonato di quello che era il cannoli all'epoca. Indubbiamente dietro HTD, dietro i cronografi soprattutto, ne è nata una speculazione anche abbastanza rilevante. Non so quanto potrà durare, se durerà lo vedremo. Il Coccobello è un bello orologio in edizione limitata, ma ha già dimostrato di non poter essere resellerato, quindi lascia perdere. Alternativa al Tudor Royal nella stessa fascia di prezzo. Non ci sono grandi alternative, credo, anche perché se parliamo del 38 mm sicuramente ce ne sono tante, sia in casa Tudor con il Black Bay, in casa Longines, da ultimo anche in casa Tissot. C'è l'Heritage Quadrante Salmone, che secondo me è veramente bellissimo, COSC ETA 28-24, a un prezzo piccolo. Però la complicazione dei date è abbastanza unica nel suo genere. Tra gli economici c'è sicuramente l'Hamilton Khaki King, che però secondo me è su un'altra fascia anche di blasone, se così vogliamo. Credo che sia abbastanza unico il Royal nel suo genere. Venderesti un orologio regalato da un tuo caro per arrivare al budget per un orologio che vuoi da tempo? Tendenzialmente no, anche perché dipenderebbe dall'occasione, insomma. Io non sono però uno che si lega agli oggetti, non riesco ad affezionarmi.
penso più semplicemente al fatto che diciamo all'occasione per cui mi è stato regalato un determinato oggetto, quindi mi affeziono a quel ricordo, non all'oggetto stesso, e se la vendita di quell'oggetto mi consente di comprarne un altro, quell'altro lo lego comunque a quell'occasione, no? Perché ci sono potuto arrivare soltanto grazie al primo, quindi tendenzialmente no, ma non lo escludo del tutto, insomma. Cosa ne pensi di Panerai Luminor? È una domanda che mi fate molto spesso. Ritengo che sia un grande orologio, un grande orgoglio italiano, sebbene sappiamo tutti che dalla fine degli anni 90 è stata acquistata dal gruppo Richemont. Ci sono state delle evoluzioni che hanno un po' fatto storcere il naso, soprattutto ai puristi. Ci sono delle soluzioni che io stesso non condivido, un Panerai da 30 metri ma anche da 100 metri con fondello a baionetta, lo reputo un passo indietro, un grande passo indietro, ma in generale Panerai mi piace tanto. Ho avuto il 111, la cassa Luminor da 44 è la mia preferita, la trovo veramente perfetta e insomma grande orologio, tra l'altro perfetto per tantissimi polsi, quindi provatelo perché ne rimarrete stupiti. Con il mercato in calo e listini in aumento, pensi che arrivi presto un allineamento dei prezzi? Presto no, non credo. Non credo perché per molti orologi il secondo polso, o comunque il mercato dei reseller, è veramente ancora tanto alto, ma sono convinto che con l'aumento dei prezzi e con il calo delle vendite fisiologico, sempre meno speculatori, come dicevo ormai molti mesi fa, vanno in concessionario, perché poi i reseller gli orologi non te li pagano più sopra listino, molti li acquistano a listino, molti altri li comprano sotto listino, quindi tutti quegli speculatori che compravano in concessionario per rivendere naturalmente vengono meno. In questo modo viene meno la domanda e l'offerta chiaramente si abbassa, quindi si abbassano i prezzi. Vedremo fra qualche mese cosa accadrà. Katawiki è una piattaforma affidabile? Non ci ho mai comprato onestamente. Se devo essere sincero, tutto mi sembra tranne che molto affidabile. Ho visto che si basa principalmente sulle aste, principalmente sulle stime fatte dagli esperti, ma poi questi esperti, ma chi sono? Ho visto che spesso viene venduta veramente robaccia, alcune volte anche a prezzi assurdi, fuori da ogni logica. Non è una piattaforma che consiglierei a qualcuno per un acquisto. L'unico consiglio sensato che posso dare è di studiare approfonditamente l'orologeria, ma soprattutto la referenza che vi interessa, ma studiarla per mesi, ma anche per anni. Studiare per poi andare a comprare con tutte le conoscenze del caso. A quel punto non vi frega nessuno, potete andare online da reseller, studiate. Di quanto aumenteranno i listini? Ma non lo so, non ne ho idea. Il 1° settembre sono aumentati di un pochino, Tudor, Longines, credo anche qualcun altro. Continueranno ad aumentare, quindi non credo ci sia un limite, piuttosto possiamo chiederci quanto velocemente aumenteranno. Credo che aumenteranno abbastanza velocemente a causa dell'inflazione. Se aumenta l'inflazione, soprattutto nel mondo del lusso, continueranno ad aumentare i prezzi. Quindi primo aumento a settembre, credo che possiamo aspettarci un aumento per inizio 2024 e credo che continueranno ad aumentare nei prossimi 2 anni almeno.